Wheels spinning faster than the wind knows how. Every hill bows down as I take my vow. The city blurs, it's a neon tide. Do what's electric, it's my freedom ride. Feel the pulse, feel the beat under my feet, under my seat. Power surging, it's my release. Duets takes me higher, higher. Flames in my wheels, sparks in my wire. Oh, duets, you're my desire. Freedom on two wheels, I'm on fire. Whispering the streets, they call my name. The roads are canvas, I paint my flame. Skyline fades, I'm the midnight guide. Do what's electric, it's my freedom ride. Feel the rush, feel the glow. Every corner, I let it show. Unstoppable, let's go. Duets takes me higher, higher. Flames in my wheels, sparks in my wire. Oh, duets, you're my desire. Freedom on two wheels, I'm on fire. E finalmente un e-bike da vero uomo. L'ultima novità di Duoz, il colosso cinese delle e-bike. Questa è la nuovissima C29 Max, l'erede della storica C29 di Duoz, che è stata l'e-bike da trekking, diciamo, ad alte prestazioni più venduta negli ultimi anni. Sulla C29 Max cambia realmente tutto, sempre con un occhio rivolto alla prestazione che caratterizza proprio il brand Duoz, e con un design completamente rinnovato, con componentistica sempre di altissimo livello. Parliamo di freni idraulici anteriori e posteriori da 160 mm zoom, un motore posteriore da 500 watt, ma attenzione perché sono i motori 500 watt di nuova generazione e sono motori ad alte prestazioni. Reparto batteria rimovibile in modo da poter caricare le bike anche a casa, pulsante di emergenza per staccare completamente la corrente dalle bike. Sul cambio abbiamo il classico Shimano Tourney TZ, un portapacchi da 25 kg e, come vi dicevo, finalmente una vera e-bike da uomo. Se vi devo dire la verità, questa e-bike nello specifico è veramente tanto da uomo. Non è adatta sicuramente a persone basse. Io sono 1,81 m e stando sulla canna mi tocca il mio amico. Ma l'impostazione di guida di questa e-bike è sicuramente rivolta ad un pubblico maschile, europeo, non cinese, degli uomini discretamente alti. Abbiamo sull'anteriore una forcella ammortizzata regolabile anche in precarico, degli pneumatici da trekking, diciamo, per andare un po' dappertutto, dei parafanghi che si possono ovviamente rimuovere per rendere la bici molto più bella esteticamente, in plastica, non rumorosi in metallo, un faro anteriore potentissimo che illumina tantissimo e un faro posteriore con anche luce stop potentissima, faro derivato sicuramente dai modelli One Sport, che è sempre del gruppo Duoz. Sulle bike abbiamo un sensore di coppia, non di cadenza, attenzione, quindi è un'e-bike perfetta per quelli che vogliono anche allenarsi senza fare particolarmente fatica. La sella è la classica sella Duoz One Sport in gel comodissima che non fa assolutamente male il sedere anche a quelli che non sono propriamente in forma come me,
Abbiamo in aggiunta una porta USB per ricaricare i telefoni, un display a colori con la possibilità di essere connesso all'applicazione Duoz, dove si può ovviamente anche bloccare e sbloccare la bicicletta. Questa, come la OneSport OT05 Pro, è dotata in confezione di un acceleratore che può essere legale, perché con la bicicletta bloccata a 25 km/h, questo acceleratore, come previsto dalla legge, spinge solo fino a 6 km/h. Solo per darti quello sprint iniziale quando magari sei un po' fuori forma e fai più fatica a partire. Sbloccando la bicicletta, invece, le prestazioni escono e adesso andremo a provarle perché questa a 0 km non l'ho mai provata, si gela, fa un freddo pazzesco, è uscito un raggio di sole, quindi oltre a fare il video sono curioso anch'io di provarla perché mi piace veramente tantissimo. C'è la possibilità, una volta sbloccata la bicicletta, di utilizzare l'acceleratore come vero acceleratore sino alla velocità massima che andremo a scoprire qual è anche con il GPS. Si può programmare anche il cruise control, il controllo di velocità, come quello che avete sulle macchine. E andiamo a scoprire un po' insieme, perché io, vi ripeto, questa bici l'ho solo ricevuta, montata e poi con le previsioni da lupi che ci sono qua da me in Slovacchia non l'ho ancora guidata. Prima di andare a provarla insieme, innanzitutto qui troviamo il codice QR per scaricare l'applicazione. Sverginiamola, come vedete, a 0 km. Questo display è OLED, si vede benissimo anche alla luce del sole e come vedete anche in camera non fa quell'effetto che fanno i display LCD. Per sbloccare e bloccare la bicicletta tenete premuti i pulsanti più e meno insieme e andiamo al parametro P8. Qua siamo al massimo, mentre se lo mettiamo a 25 andiamo a limitarci la nostra velocità massima ai 25 km/h di legge. E cosa succederà? Una volta limitata a 25, aspettiamo di uscire dal menu, l'acceleratore diventerà legale. Guardate perché. Mettiamola nella modalità di assistenza anche più alta, ma tiriamo l'acceleratore, la bici va a 6 km/h, non va di più, ok? Una volta che vogliamo sfruttare a pieno in aree private tutto il potenziale della bici, andiamo a mettere questo parametro al massimo, la bicicletta si sblocca con tutta la potenza del motore. E guardate un po', adesso, sia in pedalata assistita, sia con l'acceleratore, E vi ricordo che in descrizione trovate il link e codice sconto, sicuramente il più alto che potete trovare in rete per questa fantastica Duoz C29 Max. E ricordatevi che grazie al rapporto stupendo di amicizia che è nato tra me e i dirigenti di Duoz, con i quali sono in contatto quotidianamente, nel caso il vostro ordine fosse associato a me e dovesse avere qualsiasi genere di problema, potete fare direttamente riferimento a me e interverrò io per aiutarvi. Out of the box, facciamo subito un test di questa bici. Non ho regolato niente, com'è uscita dalla scatola e come l'ho montata assemblata non ho registrato niente, spero che non ce ne sia bisogno. Adesso lo andiamo subito a scoprire e andiamo in modalità prima legale con una velocità di assistenza limitata a 1. Vediamo se la pedalata, insomma la bici pesa 29 kg, 28 kg mi sembra. Con la minima modalità di assistenza si riesce tranquillamente a pedalare, però insomma si fa fatica. Modalità 2 si sente sempre, qua c'è un sensore di coppia, vi ripeto, quindi se non pedalate e la bici non vi assiste, mettiamola a 5 dai, almeno vediamo dal GPS, spinta si sente tutta e pedalando arrivo ai
24, posso spingere, ma se spingo di più con le mie gambe posso andare quanto voglio, ma il motore a 25 stacca e smette di assistere. Proviamo l'acceleratore legale. Ad esempio adesso sono sul rapporto più duro, fermo, parto, sì, aiuta a darti quello sprintino iniziale, molto ovviamente debole per essere legale, perché l'acceleratore è vietato, ma se assiste solo fino a 6 km all'ora, allora è legale. Ok, visto che fa freddissimo, ci sono 2 gradi sotto zero, mettiamo subito la bici in modalità illegale, sblocchiamo tutta la potenza, che sono curiosissimo di sentire che lavoro abbia fatto Duoz su questa bici a livello di performance, perché ho grandi aspettative, seppure questa non sia una bici dai numeri stratosferici a livello di potenza, ma sicuramente farà divertire. Sono al massimo, andiamo solo di acceleratore, sono in salita. Figata, sembra un motorino. Bene, dal display vedo il contachilometri totale, contachilometri parziale e i volt, cosa molto importante, i volt della batteria, perché fare affidamento sulle tacchette, ragazzi, non è cosa buona e giusta. Andiamo a provarla invece pedalando sbloccata. Devo registrare il cambio, almeno è una vitina, si sente che quando è sbloccata è pedalando il motore dà molta più spinta. Adesso, mamma che freddo, meno 2 gradi ragazzi. Like e commento per la mia refrigerazione, seduta comodissima, non abbiamo il manubrio, quello farfalla, il butterfly, che a me sta un po', diciamo, antipatico. La seduta qui è comodissima, non c'è carico sulle spalle, non abbiamo ammortizzatore posteriore, ma si può mettere un tubo sella ammortizzato. Guardate la salitona e vediamo, io sono 107 kg. Cazzo, vado su come niente, raga, niente, totalmente niente. Questa qui sarà un bel best buy per Duoz. Ad esempio, non andiamo in questo caso nel bosco, perdonatemi ragazzi, perché ha diluviato e nevicato fino a ieri. Ci sarà tanto di quel fango che no, dai, anche no. Proviamo questi freni idraulici discesona, sono ancora completamente nuovi, non rodati. Inchiodano bene. E ora solo di acceleratore, vediamo cosa riesce a fare. Devo trovare una strada però senza tutte queste buche, ma non per la bici, perché ho attaccata la telecamera e non vorrei che si staccasse. Bestia se va, ragazzi. 43 vedo di tachimetro. 44, frena, freni pazzeschi. Adesso andiamo a provare il salitone solo di acceleratore, Abbiamo visto che pedalando ce la viaggiamo di brutto. Eccoci. Poi nei prossimi giorni registriamo lo spezzone, andiamo a vedere col GPS esattamente. Per adesso qua siamo su un salitone pazzesco, solo di acceleratore. La bici sta salendo
senza problemi, sono a 20 all'ora, 19, 22. Bella, tanto bella, potente, silenziosa, agile, da uomo, pesante, ma è abbastanza normale anche che lo sia, anche perché è una batteria gigante. Divertentissima, usata in modalità scooterino, è una figata pazzesca. Tutto quello che è divertente è illegale, peccato. Vabbè, o comunque in aree private o in aree come la mia dove non c'è in giro un'anima viva e probabilmente neanche un'anima morta, si può praticamente fare tutto. Anche in Italia è pieno di queste aree, e comunque questa è una bici usabile al 100% come una bici, non è nulla di strano. Controllate in descrizione link e codice sconto, i prezzi sono sempre variabili, quindi non ve ne parlo nei video, ma con il rapporto personale di amicizia che ho con i ragazzi del gruppo Duoz vi posso garantire che il mio sarà sempre il coupon con lo sconto più alto tra tutti quelli che potete trovare in giro, e tra l'altro per gli ordini associati a me, con i ragazzi di Duoz, in caso di qualsiasi genere di problema posso intervenire direttamente io per aiutarvi. Ritorno alla base da vincitore. E siamo al giorno successivo, ho regolato il cambio e ho messo a posto il mio GPS. Adesso possiamo andare a vedere esattamente quanto va questa bicicletta al massimo e proviamo la partenza in salita. Sensore di coppia sicuramente immediato nel suo attacco. Mamma mia, ma fa freddissimo. Oggi fa ancora più freddo di ieri. Ok, mettiamoci in piano e andiamo a vedere la velocità massima di contachilometri. È 45. Sarà stata onesta Duoz? Via. Mamma mia, che frio! Vedo 40, 41, 42, 45. 45, vedremo col GPS. Mamma mia, che freddo! Più di così non va, Si sente anche a livello acustico che è proprio a manetta, a cannone. Bene, il responso lo darà solo il GPS. Adesso che il cambio è regolato è un violino zigano, bellissimo, morbidissimo, cambi di marcia precisissimi. Vi faccio vedere anche qual è questa rotellina di regolazione. Va nel caso mossa in senso orario o anti-orario, ma senza fare spostamenti cosmici, perché se la situazione migliora sei nella direzione giusta, se peggiora devi ricordarti da dove sei partito. Che dirvi, ragazzi, bellissima, divertentissima, potentissima, una qualità pazzesca, prestazioni altrettanto pazzesche, una bici da un vero uomo, pronta per essere utilizzata su qualsiasi genere di terreno, magari non con meno 2 gradi come me in questo momento che sono surgelato come Capitan Findus, ma una gran bella bici ad un prezzo straordinario per la qualità e la componentistica soprattutto che ha.
Vi ricordo che in descrizione trovate tutto e fatemi come di consueto sapere cosa ne pensate di questa bellissima Duoz C29 Max, una bella bici che sa anche farvi divertire in aree private andando a 45 all'ora in un lampo. Io vi ringrazio, vi saluto, vado a fare un bagno caldo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!